Oggi voglio parlarti di un tema a me molto caro e che ci riguarda da vicino, ovvero la produttività. Come content creator, essere produttivi non significa solo fare di più, ma fare meglio, creare contenuti che risuonano con il nostro pubblico e soprattutto mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Ma attenzione, ci sono tanti falsi miti sulla produttività che possono portarci fuori strada. Vediamo insieme quali sono e come evitarli. In quanto creatori di contenuti è facile confondere l'essere occupati con l'essere produttivi. Montare video, rispondere ai commenti, pubblicare sui social media, tutte attività importanti per carità, ma la vera produttività viene dal concentrarsi sulle attività che fanno crescere il nostro canale, come creare contenuti di alta qualità ed elaborare strategie per il lungo termine. Non è il numero di ore che passiamo a lavorare, ma come utilizziamo quel tempo a fare la differenza. Montare un video mentre rispondi a una mail e pensi al prossimo reel su Instagram? Sembra una buona idea, ma il multitasking può abbassare la qualità del tuo lavoro. Passare da un'attività all'altra richiede tempo per riadattarsi e può portare errori. Prova invece a focalizzarti su un'attività alla volta. Un editing video fatto bene o una sessione di brainstorming per nuove idee di contenuti che saranno sicuramente molto più efficaci. Questo mito è particolarmente pericoloso per noi content creator perché la creatività richiede pause. Spesso siamo tentati di spingere al massimo per far uscire un video o un podcast, ma è dimostrato che lavorare senza sosta porta a un calo della qualità e a un esaurimento creativo. Tecniche come quella del metodo del pomodoro che trovi qui sul mio canale, con brevi pause tra sessioni di lavoro intenso, possono aiutare a mantenere alta la concentrazione e a ricaricare la nostra creatività. Anche se molti creatori di successo si svegliano alle 5 del mattino, non tutti siamo fatti per essere così mattinieri. Alcuni di noi sono più creativi e produttivi la sera o addirittura la notte. La chiave è capire quando siamo al nostro massimo e pianificare le attività creative più importanti proprio in quei momenti. Facciamo un esempio: se la tua mente è più brillante alle 22, non forzarti a essere creativo alle 7 del mattino. Esistono tantissime app e software per la gestione del tempo e l'organizzazione dei contenuti, ma nessuno strumento può sostituire una strategia ben definita. Se non hai chiari i tuoi obiettivi, le tue priorità, anche il miglior tool non ti aiuterà a raggiungere i risultati desiderati. Prima di tutto, chiarisci che cosa vuoi ottenere e poi scegli gli strumenti che ti aiutano a rimanere focalizzato su quei risultati. È facile pensare che lavorare di più porti a risultati migliori, ma come content creator sappiamo che la qualità supera sempre la quantità. Invece di cercare di pubblicare più video possibile, concentrati su contenuti che siano davvero utili e coinvolgenti per il tuo pubblico. Lavora in modo intelligente, dedicando il giusto tempo alle attività che portano valore e delegando o addirittura eliminando quelle meno importanti. La ricerca della perfezione può essere una trappola molto insidiosa. Spesso tentare di fare tutto in modo impeccabile rallenta il nostro lavoro e ci impedisce di pubblicare i contenuti. Ricorda che per i tuoi follower è più importante vedere autenticità e valore nei contenuti piuttosto che la perfezione assoluta, ammesso che questa esista. Quindi non avere paura di sperimentare e migliorare nel tempo. Anche se la disciplina è importante, per un content creator la produttività dipende anche dalla creatività, dall'ispirazione e dall'equilibrio. Creare un ambiente che stimoli queste qualità è fondamentale. Assicurati di prenderti cura della tua salute mentale e fisica e di costruire abitudini che ti supportino nel lungo termine, come ad esempio una routine mattutina o momenti di disconnessione dai social. La tecnologia offre strumenti molto potenti, ma può anche diventare una forte distrazione. Notifiche costanti, email, messaggi, tutto può interrompere il tuo flusso creativo. Stabilisci dei limiti, ad esempio disattivando le notifiche durante la fase di creazione e utilizza la tecnologia come supporto, non come una fonte di stress. La produttività non riguarda solo quanto sei efficiente nel creare contenuti, ma anche come gestisci il tuo tempo personale. Un content creator produttivo sa bilanciare il lavoro con il tempo libero, prendersi cura della propria salute e anche coltivare relazioni significative. Questo equilibrio è ciò che ti permette di essere sostenibile nel tempo e di continuare a creare con passione.
Capire e soprattutto sfatare questi falsi miti può davvero aiutarti a migliorare la tua produttività come content creator. Non si tratta solo di fare di più, ma di fare meglio, con più intenzione e meno stress.